Il 28 marzo del 1868 a Nizhny Novgorod nacque Maxim Gorky, una pietra miliare della letteratura russa e mondiale del primo Novecento, scrittore, giornalista, drammaturgo e attivista politico. Egli è considerato da sempre il padre del realismo socialista. Strinse un'amicizia profondissima con Lev Tolstoi e Anton Chekhov. Nelle sue opere è tragicamente e vividamente evidente la sua lotta e denuncia circa la miseria, l'ignoranza e la tirannia che affliggevano la sua terra, minuziosamente descritte in ogni particolare e tratteggiate con profondità straordinaria e grande sensibilità nei suoi meravigliosi romanzi e personaggi. Il 18 giugno del 1936 la radio di Mosca ne annunciò la morte e, secondo fonti ufficiali, a causa di polmonite. Nonostante però il Cremlino abbia organizzato per lui esequie di Stato e l'urna contenente le sue ceneri appunto fu portata dallo stesso Stalin presso la necropoli delle mura del Cremlino a Mosca per esservi interrata a seguito di una sontuosa cerimonia. Nonostante tutto questo, però, le sue ultime ore di vita sono avvolte nel mistero. Si dice infatti che i rapporti tra lo scrittore e Stalin non fossero così idilliaci al punto che Stalin gli commissionò un libro sulla propria vita che lo scrittore si rifiutò fermamente di scrivere. Molte figure autorevoli, infatti, sostengono che lo scrittore non morì poiché malato, ma a seguito di un avvelenamento commissionato dallo stesso Stalin. Successivamente al suo decesso, i due emisferi del suo cervello furono espiantati per essere studiati, come avvenne anche per Lenin e molti altri pensatori, politici e scrittori russi, e sono tuttora conservati all'Istituto di Neurologia di Mosca. Eccone alcune famose citazioni. Chi sa capire tutto è molto infelice. Talvolta la menzogna dice meglio della verità ciò che avviene nell'anima. L'amore è la conquista di colui che ama di meno su quello che ama di più. Un uomo buono può essere stupido e tuttavia rimanere buono, ma un uomo cattivo non può assolutamente fare a meno di essere intelligente. Per avere successo nella lotta per la vita, l'uomo deve avere una grande intelligenza o il cuore di pietra. Tutti gli esseri umani hanno piccole anime grigie e tutti se le vogliono imbellettare.